Una persona può non riuscire a rispondere a una semplice email e poche ore dopo restare completamente assorbita da qualcosa che la interessa. Può dimenticare un appuntamento importante, ma ricordare ogni dettaglio di un argomento che la appassiona. Può sapere perfettamente cosa dovrebbe fare, volerlo davvero e rimanere immobile davanti al primo passo. Vista dall'esterno, questa incoerenza viene facilmente interpretata come disattenzione, pigrizia, disorganizzazione, scarso impegno. Ma nell'ADHD il problema non è necessariamente la mancanza di attenzione, è la difficoltà nel dirigere volontariamente l'attenzione, nel mantenerla quando il compito non offre uno stimolo immediato, nel disancorarla quando qualcosa l'ha catturata, nel passare da un'intenzione all'azione nel momento in cui sarebbe necessario farlo. L'attenzione può esserci, a volte può essere persino intensissima, ma non sempre risponde ai comandi della volontà. Ed è proprio questa differenza a cambiare completamente il modo in cui possiamo comprendere l'ADHD. L'ADHD o disturbo da deficit di attenzione e iperattività è una condizione del neurosviluppo. I suoi tratti fondamentali riguardano l'inattenzione, l'impulsività e in alcune persone l'iperattività. L'iperattività però non si manifesta sempre come un corpo che non riesce a stare fermo. Nell'adulto può trasformarsi in irrequietezza interna, pensieri che si accavallano, bisogno continuo di stimoli, difficoltà a riposare senza sentirsi inquieti, tendenza a iniziare molte attività contemporaneamente. Perché si possa parlare di ADHD, alcuni sintomi devono essere presenti fin dall'infanzia, manifestarsi in più contesti e interferire realmente con la vita quotidiana, essere distratti durante un periodo di stress, dormire male, attraversare un momento di ansia o sentirsi sovraccarichi non significa automaticamente avere l'ADHD. Molte condizioni possono produrre sintomi apparentemente simili. Per questo una diagnosi non può nascere dal riconoscersi in un video o in una lista pubblicata sui social. Richiede una valutazione clinica capace di ricostruire la storia della persona, la persistenza dei sintomi e il loro impatto concreto. La DHD non descrive quindi un difetto occasionale della concentrazione. Descrive un particolare andamento della regolazione cognitiva e comportamentale che accompagna la persona nel tempo. Siamo abituati a immaginare l'attenzione come una quantità, o ce n'è molta o ce n'è poca, ma l'attenzione è un processo dinamico, deve essere orientata verso qualcosa, deve escludere temporaneamente altri stimoli, deve essere mantenuta, interrotta, spostata e poi recuperata quando la mente si allontana. Nella DHD può essere più difficile governare questi passaggi. Un compito interessante, nuovo, urgente o emotivamente coinvolgente può catturare con grande forza l'attenzione. Un compito ripetitivo, lontano nel tempo o privo di una gratificazione immediata, può invece non generare un'attivazione sufficiente. Non significa che la persona non ne comprenda l'importanza. Significa che conoscere razionalmente l'importanza di qualcosa e riuscire ad attivarsi per farla non sono la stessa operazione cerebrale. Una scadenza può essere perfettamente chiara, ma non ancora abbastanza presente da mobilitare l'azione. Un'attività può essere semplice e tuttavia richiedere uno sforzo enorme per essere iniziata. Al contrario, qualcosa di coinvolgente può assorbire l'intero campo della coscienza, rendendo difficile percepire il tempo, il corpo o tutto ciò che si trova fuori da quell'esperienza.
Questo stato viene spesso chiamato iperfocus, non è un criterio diagnostico e non si presenta allo stesso modo in tutti, ma aiuta a comprendere un punto essenziale. L'ADHD non impedisce sempre di concentrarsi. Può rendere più difficile scegliere intenzionalmente dove, quando e per quanto tempo concentrare le proprie risorse. Il cervello non possiede un unico centro dell'attenzione. Diverse reti collaborano per selezionare gli stimoli, riconoscere ciò che è rilevante, mantenere un obiettivo e impedire che pensieri o impulsi concorrenti prendano il sopravvento. Tra queste troviamo le reti frontoparietali coinvolte nel controllo cognitivo, la rete della salienza, che contribuisce a stabilire quali stimoli meritino priorità, e il Default Mode Network, particolarmente attivo durante il pensiero spontaneo, la memoria autobiografica, l'immaginazione e il vagare della mente. Durante un'attività queste reti devono coordinarsi continuamente. Quando qualcosa richiede attenzione, il cervello deve ridurre alcune attività interne e aumentare quelle utili al compito. Gli studi sull'ADHD mostrano differenze medie nel modo in cui queste reti comunicano e si alternano. In particolare, in alcune persone il pensiero spontaneo può interferire più facilmente con le reti impegnate nell'attività. È come se la mente ritornasse più frequentemente sui propri canali interni, proprio mentre dovrebbe restare collegata a ciò che sta accadendo fuori. Questo può contribuire ai momenti in cui una persona guarda una pagina e continua a leggere e improvvisamente si accorge di non sapere più cosa ha letto, oppure ascolta qualcuno, ma una parola genera un'associazione e l'associazione ne richiama un'altra, e quando ritorna alla conversazione sono già trascorsi diversi minuti. È importante però non trasformare questi risultati in etichette rigide. Le differenze osservate negli studi sono spesso sottili. Esistono grandi variazioni tra le persone e nessuna scansione cerebrale permette da sola di diagnosticare l'ADHD. Non esistono due categorie nettamente separate, un cervello normale e un cervello ADHD. Esistono configurazioni, vulnerabilità e modalità di funzionamento distribuite lungo un continuum umano. Quando si parla di ADHD, viene quasi sempre nominata la dopamina. Spesso si sente dire che chi ha l'ADHD avrebbe semplicemente poca dopamina, ma questa spiegazione è troppo povera. La dopamina non è soltanto la sostanza del piacere, contribuisce a segnalare ciò che potrebbe essere importante, partecipa all'apprendimento attraverso la ricompensa, alla motivazione, alla valutazione dello sforzo, alla capacità di mantenere un comportamento orientato verso un obiettivo futuro. Anche la noradrenalina è coinvolta nella regolazione dell'attivazione, della vigilanza e della qualità del segnale attentivo. Nell'ADHD la ricerca indica alterazioni complesse nella modulazione di questi sistemi e nei circuiti con cui interagiscono. Non una semplice carenza identica in ogni cervello, non un serbatoio vuoto da riempire, piuttosto una diversa regolazione del valore attribuito agli stimoli e della forza con cui un obiettivo riesce a organizzare il comportamento. Per questo un compito può diventare improvvisamente possibile quando compare una scadenza imminente. L'urgenza aumenta la rilevanza. La possibilità di fallire diventa concreta. Il livello di attivazione cambia e ciò che per giorni sembrava quasi inaccessibile viene completato in poche ore.
non perché prima mancasse la volontà, ma perché solo in quel momento il compito ha acquisito abbastanza intensità da reclutare pienamente le risorse necessarie. La dopamina quindi non spiega da sola l'ADHD, ma aiuta a comprendere perché motivazione, interesse, novità, ricompensa e urgenza possano influenzare così profondamente l'accesso all'attenzione e all'azione. Per iniziare un'azione non basta sapere che qualcosa sarà importante domani. Il cervello deve riuscire a rappresentare quella conseguenza nel presente, deve mantenere attiva l'intenzione, collegarla al momento opportuno e proteggerla dalle richieste più immediate. In molte persone con ADHD il tempo può essere percepito in modo discontinuo. Ciò che accade adesso esercita una forza molto maggiore di ciò che accadrà più avanti. Un compito senza una scadenza vicina può rimanere astratto. Un impegno futuro può scomparire dal campo mentale finché un promemoria, una persona o un'improvvisa urgenza non lo rendono nuovamente presente. Si parla spesso, nel linguaggio quotidiano, di cecità temporale. È un'espressione utile per descrivere alcune esperienze, ma non significa che tutte le persone con ADHD percepiscano il tempo nello stesso modo. Gli studi mostrano difficoltà in diversi aspetti dell'elaborazione temporale, ma non dimostrano un unico deficit universale. La percezione del tempo è influenzata anche dalla memoria di lavoro, dall'attivazione, dalle emozioni e dall'interesse. Quando si è profondamente coinvolti, un'ora può sembrare 10 minuti. Quando lo stimolo è insufficiente, 5 minuti possono diventare interminabili. Questo spiega perché pianificare non significhi soltanto stabilire cosa fare. Significa costruire ponti capaci di rendere visibile il futuro nel momento presente. La ADHD non riguarda soltanto il modo in cui si svolge un compito. Molte persone descrivono emozioni rapide, intense e difficili da modulare. Frustrazione quando qualcosa interrompe il flusso, impazienza durante l'attesa, reazioni immediate a una critica, difficoltà a interrompere una discussione quando il sistema emotivo è già fortemente attivato. La disregolazione emotiva non è attualmente uno dei criteri diagnostici centrali dell'ADHD, ma è considerata una dimensione clinicamente importante per molte persone. Il problema non è provare emozioni troppo grandi in senso assoluto, è il breve intervallo disponibile tra l'emozione e la risposta. Quando quell'intervallo è molto piccolo, l'impulso può trasformarsi in parola, gesto o decisione prima che la riflessione abbia avuto il tempo di intervenire. Poi arriva il giudizio. Perché l'ho fatto? Perché ho reagito così? Perché non riesco a controllarmi? E dopo anni di dimenticanze, ritardi, incomprensioni e obiettivi incompiuti, può formarsi una narrazione dolorosa. Sono incapace, sono inaffidabile, non mi impegno abbastanza. Ma una difficoltà di autoregolazione non è una colpa morale e comprendere il funzionamento del proprio sistema non significa giustificare ogni comportamento, significa smettere di usare la vergogna come principale strategia di cambiamento, perché la vergogna può produrre tensione, ma raramente insegna al cervello come organizzarsi meglio. A questo punto potrebbe nascere una domanda: come può una pratica basata sull'attenzione aiutare proprio chi incontra difficoltà nel regolare l'attenzione? Chiedere a una persona con ADHD di osservare il respiro per 20 minuti potrebbe sembrare come chiedere a qualcuno che fatica a correre di cominciare partecipando a una maratona.
Ma la mindfulness non consiste nel rimanere perfettamente concentrati, consiste nell'accorgersi che l'attenzione si è allontanata e nel riportarla. La parte più importante della pratica non è il tempo trascorso senza distrarsi, è il momento del riconoscimento. Stavo seguendo il respiro, ora sto pianificando la cena, stavo ascoltando una persona, ora sto preparando mentalmente la risposta, stavo lavorando, ora sto scorrendo il telefono. In quell'istante accade qualcosa di essenziale. La distrazione, che fino a un momento prima guidava inconsapevolmente il comportamento, diventa un'esperienza osservabile, compare uno spazio. Non sempre grande, a volte dura appena un secondo, ma in quello spazio l'automatismo non coincide più completamente con la persona. C'è un impulso, ma l'impulso può essere riconosciuto. C'è un pensiero, ma il pensiero non deve necessariamente essere seguito. C'è un'emozione, ma l'emozione non deve diventare immediatamente un'azione. La mindfulness non elimina il vagare della mente, allena il ritorno. E ogni ritorno è una ripetizione attraverso cui il cervello esercita consapevolezza, orientamento e scelta. Attraverso la pratica possiamo allenare almeno 4 capacità rilevanti. La prima è la metaconsapevolezza, la capacità di sapere dove si trova la nostra attenzione mentre l'esperienza sta accadendo. Senza metaconsapevolezza possiamo rimanere immersi per minuti in un pensiero senza renderci conto di avere abbandonato ciò che stavamo facendo. La seconda è l'inibizione della risposta automatica. Notare l'impulso ad aprire una nuova scheda, controllare il telefono o interrompere qualcuno non garantisce che non lo faremo, ma rende la risposta meno completamente inconsapevole. La terza è la regolazione emotiva. Osservare le sensazioni corporee dell'irritazione o della frustrazione permette di riconoscere l'attivazione prima che raggiunga il suo picco. La quarta è il rapporto con l'errore. Quando la pratica viene insegnata correttamente, accorgersi di essersi distratti non rappresenta un fallimento, rappresenta il momento esatto in cui l'esercizio sta funzionando. Questo è particolarmente importante per chi ha costruito la propria identità intorno a continui rimproveri. La mindfulness può insegnare a correggere la direzione senza trasformare ogni deviazione in una condanna personale. Gli studi sugli interventi basati sulla mindfulness negli adulti con ADHD mostrano risultati promettenti sui sintomi percepiti, sul funzionamento e su alcune capacità di autoregolazione, ma l'evidenza non autorizza a presentarla come una cura definitiva. Gli studi sono ancora eterogenei e, quando la mindfulness viene confrontata con interventi psicologici attivi, non sempre emerge una superiorità chiara. Il suo ruolo più realistico è quello di strumento complementare, da integrare quando opportuno con psicoeducazione, strategie organizzative, psicoterapia e trattamenti medici prescritti da professionisti qualificati. La mindfulness non deve diventare un'altra prova da superare, un'altra attività in cui sentirsi inadeguati. Per una persona con ADHD, iniziare con meditazioni lunghe e completamente immobili può essere inutile o persino scoraggiante. È possibile cominciare con pratiche di 30 secondi, 1 minuto, 3 respiri consapevoli prima di iniziare un'attività. Gli occhi possono restare aperti. L'ancora non deve essere necessariamente il respiro, può essere il contatto dei piedi con il pavimento, il peso delle mani, un suono, il movimento durante una camminata, persino un oggetto osservato intenzionalmente. Alcune persone praticano meglio in movimento,
altre hanno bisogno di una guida vocale, altre ancora riescono a essere presenti durante un'attività concreta molto più facilmente che durante una meditazione formale. La domanda non è qual è il modo corretto di meditare. La domanda è quale forma di presenza permette al mio sistema di accorgersi, restare e ritornare? Anche la durata può essere frammentata. 3 pratiche di 2 minuti possono essere più accessibili e sostenibili di una pratica di 20 minuti continuamente rimandata. La regolarità non nasce necessariamente dalla forza di volontà. Può essere sostenuta collegando la pratica a un gesto già presente nella giornata, prima di aprire il computer, dopo essersi seduti in macchina, prima di rispondere a un messaggio importante, quando si passa da un'attività all'altra. La mindfulness diventa così una pratica di transizione, un piccolo ponte tra ciò che stava accadendo prima e ciò che scegliamo di fare adesso. Puoi sperimentare questa breve pratica ogni volta che senti di essere bloccato, disperso o trascinato da troppi stimoli. Non cercare di calmarti a tutti i costi. Non cercare di svuotare la mente. Comincia semplicemente riconoscendo ciò che sta accadendo. Guarda un punto davanti a te. Senti il contatto del corpo con la sedia o dei piedi con il pavimento e domanda interiormente: dove si trova la mia attenzione in questo momento? Forse è in un pensiero, in una preoccupazione, in qualcosa che desideri fare al posto del compito presente. Non devi eliminarlo, dagli un nome semplice: pensiero, urgenza, noia, preoccupazione, confusione. Ora porta l'attenzione a una sola sensazione corporea, il movimento del respiro, le mani, i piedi, il contatto della schiena. Rimani per un'espirazione completa. Poi domanda: qual è la prossima azione visibile? Non come finirò tutto, non come posso rimettere ordine nella mia vita. Solo qual è il prossimo gesto concreto? Aprire il documento, scrivere il titolo, prendere il numero da chiamare, mettere il piatto nel lavandino, leggere il primo paragrafo, impostare un timer. La mindfulness riconosce lo stato presente. La microazione restituisce una direzione. Non devi risolvere l'intero futuro, devi rendere accessibile il passo che esiste adesso. Comprendere il proprio funzionamento non significa affidarsi soltanto alla mente. Quando alcune funzioni esecutive sono instabili, è utile trasferire una parte del lavoro nell'ambiente. Promemoria visibili, timer, calendari, liste brevi, oggetti collocati nel punto in cui serviranno, compiti suddivisi in passaggi osservabili, routine associate a segnali precisi, presenza di un'altra persona mentre si lavora. La mindfulness permette di accorgersi di ciò che sta accadendo. Gli strumenti esterni aiutano a ricordare ciò che dovrebbe accadere dopo. Non c'è nulla di meno autentico nell'utilizzare un supporto. Un'agenda non rappresenta una sconfitta della memoria, è una memoria collocata fuori dal cervello. Un timer non è un'ammissione di incapacità, è un confine temporale reso percepibile. La vera autoregolazione non consiste nel fare tutto da soli, consiste nel conoscere le condizioni di cui abbiamo bisogno per funzionare meglio. L'ADHD non è una moda, non è un'etichetta da applicare a ogni difficoltà, ma non è neppure una scusa inventata da chi non vuole impegnarsi. È una condizione complessa, eterogenea e reale. Non tutte le persone con ADHD sono creative, non tutte sperimentano l'iperfocus, non tutte sono iperattive,
Non tutte hanno gli stessi punti di forza o le stesse difficoltà, per questo non è utile trasformare l'ADHD né in una condanna né in un superpotere. È un modo di funzionare che può contenere risorse e vulnerabilità e che richiede comprensione, strategie e, quando necessario, un aiuto professionale. La mindfulness non promette di trasformare un cervello ADHD in un cervello che non lo è. Può però aiutare la persona a riconoscere prima dove sta andando la propria attenzione, a percepire l'impulso prima di seguirlo, a incontrare la frustrazione prima che diventi esplosione, a interrompere il giudizio e tornare all'esperienza concreta. Non si tratta di controllare ogni pensiero, si tratta di non essere trascinati inconsapevolmente da tutti i pensieri. Non si tratta di non distrarsi mai, si tratta di accorgersi un po' prima di essersi distratti. E forse la vera trasformazione comincia proprio qui, non quando la mente smette di allontanarsi, ma quando impariamo a ritornare senza farci violenza, ancora una volta e poi un'altra, fino a scoprire che l'attenzione non è soltanto qualcosa che perdiamo, è anche qualcosa a cui possiamo tornare. Quando comprendiamo il funzionamento del cervello, molte esperienze che sembravano contraddittorie acquistano finalmente un senso. E quando alla comprensione uniamo la consapevolezza, possiamo cominciare a costruire un rapporto diverso con la nostra attenzione, non basato sulla colpa, non basato sulla forza, ma sull'osservazione, sulla conoscenza e sulla capacità di creare condizioni più adatte al nostro modo di funzionare. Se questo contenuto ti ha aiutato a osservare l'ADHD da una prospettiva diversa, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina degli aggiornamenti, poi condividilo con chi potrebbe averne bisogno. E continua questo viaggio insieme a The Mindful Lab, uno spazio in cui mindfulness, neuroscienze, spiritualità ed esperienza umana si incontrano per comprendere più profondamente la mente e imparare ad abitare la propria vita con maggiore consapevolezza.